di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, mi faccio le unghie della mano sinistra e sto utilizzando il metodo delle tip intere Express Nails. Qui sono quelle di Beauty Space Nails e vi sto facendo vedere che ho preso le mandorla, ma siccome il pollice, la numero 0 delle mandorla, non copre perfettamente la mia unghia, allora vado a prendere la 0 delle Express, però stiletto, e quella è leggermente più larga e quindi mi copre bene tutta l'unghia. Quindi per il pollice prendo la stiletto, ma per le altre 4 dita prendo le mandorla perché volevo una lunghezza media, e con le mandorla sinceramente basta limare leggermente giusto la punta, dopo lo vedrete più avanti. Praticamente ho lasciato la lunghezza originale senza andare ad accorciare. Adesso qui vi faccio vedere una cosa. Mi sono massacrata le unghie, è un periodo un po' così, dove se sto senza unghie veramente faccio, io sono un'onicofagica da sempre, dentro proprio, onicofagica dentro, come ho le mie unghie libere, in più se c'è qualche momento di stress anche io gli do giù, e quindi vi faccio vedere quello che ho combinato. Già lo sapete, le mie unghie crescono senza laterali, in più io vado proprio a scavare, come dire, con i denti. È una cosa che faccio, vabbè, vi capisco, nicofagi, che vi capisco. Qui vi faccio vedere che questa tip, se dessi retta ai miei punti A e B come stanno adesso, potrebbe anche andare bene, ma non mi copre assolutamente il laterale giusto, e invece io devo tenere in considerazione che appunto i miei punti A e B praticamente partono quasi dalla cuticola, proprio perché non mi crescono i laterali. In più io gli do il tormento e quindi è veramente impossibile che possano ricrescere per bene, e quindi con il numero adatto di tip riesco a ripristinare perfettamente i miei laterali. Infatti vedete qui, questa è la tip giusta. Potrebbe sembrare larga a prima vista, ma se mi soffermo a guardarla di lato e a cercare di vedere il laterale, è assolutamente quella giusta. Questa sarebbe troppo piccola e alla fine la utilizzo per l'indice. Vedete, quel numero lì che mi andava piccolo all'anulare lo utilizzo per l'indice. Stessa cosa per il medio, vado a prendere un numero abbastanza grande, mi sembra che ho preso l'1 addirittura, mi sembra che ho preso la 1. Qui vedete, vi faccio proprio vedere queste mie belle unghie che già mi crescono così, in più io gli do il tormento e la cosa si accentua ancora di più. Anche qui vedete, controllo bene che tutti i miei punti, anche quelli immaginari, come dire, quelli che mi devo immaginare visivamente, devono essere ben coperti. Quindi ho scelto le mie tip, e quello che vado a fare è con il sanding bands leggermente assottigliare questa zona qui, questa zona del giro cuticole, perché vedete che queste tip qua hanno all'interno la parte già opacizzata, e siccome ho fatto varie prove senza opacizzarle all'interno ma mettendo solamente il primer acid free, effettivamente durano, e quindi insomma diciamo che queste qua che sono opacizzate all'interno mi risparmio il passaggio di opacizzare all'interno, però opacizzo un pochino fuori, ma non per opacizzare ma per assottigliare. Adesso con il bonder vado appunto a metterlo all'interno delle tip, all'interno, per creare adesione tra appunto la tip e il gel che andrò poi a mettere per incollare l'unghia. Quindi semplicemente, ripeto, non ho opacizzato l'interno, ma sto andando direttamente con il bonder o primer acid free, che dir si voglia. Quindi una volta fatto questo, lo vado a mettere il bonder anche sulle mie unghie naturali, che sono già state preparate. Questa cosa la dirò sempre, perché giustamente chi non conosce ancora questo metodo mi chiede: ma come dobbiamo fare? L'unghia naturale va preparata normalmente, come facciamo per un trattamento in gel o in acrigel. L'unghia va sempre preparata.
nel modo in cui fate la preparazione delle unghie, che insomma dovrebbe essere uguale un po' per tutti. Adesso qui vado ad utilizzare questo Polibase, che è un'altra base di Beauty Space Nails, che è quella più strong, come dire, è una base contenente acidi per unghie un pochino problematiche, quelle unghie che tornano sempre con un bel po' di sollevamenti, eccetera, eccetera. Insomma, questa base per le unghie problematiche è buona. In questo caso vado ad utilizzare questa. Quindi andrò in lampada e poi andiamo a cominciare con l'applicazione delle Express. Allora, in questo caso mi aiuto con la mia torcia da tavolo invece che la mia torcia da bocca, la mia torcia classica, insomma. Da quando ho preso questa su me stessa la utilizzo abbastanza. Sto utilizzando base HD Nylon per incollare le tip appunto alla mia unghia e utilizzo anche il clamp perché riesce appunto ad aprirmi bene i valli laterali, mi scansa la pelle e mi trovo abbastanza più comoda a fare questi passaggi. E quindi molto molto semplicemente e velocemente, perché questo è un metodo veloce, devo dire, lo sapete ormai, è un metodo molto veloce, soprattutto su noi stesse che magari abbiamo poco tempo oppure ci piace cambiare le unghie più spesso, cambiare colore, eccetera, eccetera. In questo modo è veramente veloce. Quindi applico la mia tip, spingo e aspetto che il gel cammini fino alla punta, al bordo libero della mia unghia, ed è lì che vado a mettere la luce. Farò poi alla fine 60 secondi in lampada grande, in lampada normale, per finire la polimerizzazione della base. Potete usare anche un gel per attaccare queste tip, potete usare anche acrigel e anche acrilico. Io adesso lo faccio in questo modo e soprattutto mi piace utilizzare una base, come in questo caso l'HD Nylon, che si sciolga. A me piace sciogliere tutto quando vado a rimuovere. Vado a sciogliere con il remover, mi piace farlo in questo modo e quindi io lo faccio in questo modo, ma potete tranquillamente anche utilizzare un gel, un prodotto che non sia soak off e andare poi a rimuovere nel classico modo con la fresa. E potete fare anche i refill con questo sistema, assolutamente sì. Ne ho già fatti tanti sul canale, cerco di lasciarvi qualche link, se non qui nell'info box sicuramente vi lascio qualche link. E quindi sono arrivata al pollice, quindi poggio, aspetto che il gel cammini fino alla punta ed è lì che metto la luce, perché non voglio che il mio gel cammini troppo al di là del mio bordo libero, ok? Allora, adesso la stiletto giustamente la vado ad accorciare, a renderla un po' più mandorla, mentre le altre semplicemente do una stondatina alla punta, ma niente di che, giusto per togliere eventuali, certe volte sulle tip ci sono tipo come dire, dei pezzettini di tip che avanzano, ora non so come dirvi, comunque non vado ad accorciare, lascio questa lunghezza che è molto comoda, mi piace molto, è media e quindi sì, mi piace. Queste sono molto comode, queste mandorla, per avere una lunghezza appunto media, una lunghezza non fastidiosa e insomma tante di voi le utilizzano la forma mandorla perché è molto molto comoda. Mi vedete qui, vado semplicemente a stondare, aggiustare leggermente e poi prima di andare a mettere il colore a bafferare, prima ancora vado ad assottigliare ancora meglio e pulire ancora meglio il giro cuticole. Ho voluto provare a farlo con la punta extra fine
ed effettivamente è venuto bene anche in questo modo. Di solito utilizzavo la punta piccolina oppure quella conica. Devo dire che viene bene anche in questo modo perché la extra fine non mangia troppo prodotto, assottiglia semplicemente. E quindi sì, un'altra punta per fare questo lavoro, insomma, lo possiamo fare in tanti modi, andare ad assottigliare il girocuticole. Fatto questo, vado a bufferare la superficie con il buffer. Il mio consiglio, quello che faccio io, è di bufferare, di opacizzare la superficie di queste tip con il buffer e non con il sanding bands, perché potrebbe assottigliare troppo la struttura. La struttura di queste tip è già bella che è calibrata, gli spessori sono già tutti quelli che devono essere e quindi andando ad assottigliare la struttura potremmo rischiare appunto che poi la tip si piega o perde di struttura, appunto perché andiamo a togliere quegli spessori che poi ci servono. E quindi il mio consiglio è quello di bufferare con il buffer dal lato un po' più abrasivo e non dal lato liscio e magari anche un po' consumato. Devono rimanere dei graffietti sulle tip. Ok, fatto questo, vado a pulire e spolverare e poi vado con il colore. Allora, vado a fare 3 unghie monocolore e 2 con French. Sto utilizzando un Master Sock Off di BSN, il numero 75, ed è molto bello questo colore. Alla fine ho deciso di fare una sola passata perché è veramente molto molto coprente questo colore. Con una sola passata non rimane assolutamente nessuna trasparenza, considerando poi che la tip è anche trasparente, quindi potrebbe rimanere qualche trasparenza, e invece una sola passata di questo 75 è coprentissimo, copre benissimo. È stato veramente molto veloce questa mano, molto molto veloce è stato farmi questa mano, ho perso più tempo nel fare la decorazione delle due centrali che tutto il resto. Con il bastoncino d'arancio bagnato in acetone sto andando a pulire qui dove ho sbordato un pochino con il colore. Molto velocemente con acetone riusciamo a togliere il colore dalla pelle e poi continuo con queste due, appunto con il mignolo e l'indice monocolore, e poi vedrete quello che faccio nelle altre due. Allora vado a crearmi una superficie rosata, effetto cover, su queste due centrali. Utilizzo questa base qui perché mi piace moltissimo il colore. Ehm,
non perché mi serve una base per creare ancora un po' più di struttura, no, qui la sto utilizzando solamente perché mi piace questo colore. Quindi tranquillamente con un altro colore, uno qualsiasi che avete voi che vi piace, che faccia effetto cover, potete andare tranquillamente. Quindi ripeto, non lo sto utilizzando perché è una base, ma lo sto utilizzando solamente per il colore. Faccio la doppia passata di questo e poi disegnerò sopra il French. Allora, ho messo un po' di 75 qui sul piattino e con questo pennello liner vado appunto a disegnarmi il French. Questo colore mi ha abbastanza stupito, ripeto, perché anche per il French ho fatto una sola passata, certamente non l'ho steso molto tirato, troppo tirato, perché insomma certamente magari non ce l'avrebbe fatta essere così coprentissimo, però non l'ho steso neanche in uno spessore che si sente che mi crea spessore. Insomma, devo dire mi è piaciuto molto questo colore. Poi è un colore di quelli del quando non sai che fare. E è un colore veramente carino, rosa, mattone, mattone ma non aranciato, insomma vabbè, mi piace tanto questo colore, sì, devo dire ce l'avevo già da un po', era della collezione Sweet Winter, se non mi sbaglio, può darsi di sì che mi sbagli, comunque ce l'avevo da un po' e non l'avevo ancora utilizzato e quindi eccolo qua. Ah, va bene, faccio il French e poi vado in lampada, giustamente, e queste due unghie le sigillo un attimino con un sigillante matte perché poi ci vado a fare gli stamping. Eccolo qua. Avrei potuto tranquillamente togliere la dispersione, però insomma in questo momento mi andava di fare in questo modo, quindi ho fatto una passata di sigillante matte, così l'unghia è protetta, è chiusa, è sigillata e poi posso andare direttamente a stampare. Però prima di fare tutto questo mi vado a chiudere quelle unghie sulle quali poi non devo fare niente, quindi per evitare peli, pelucchi e robe varie, polvere eccetera, me le vado a chiudere e poi finisco le due centrali. Quindi con il gel colla vado ad attaccare semplicemente questi svaroschini. Qui nel indice non mi è piaciuto molto quello che ho fatto, insomma, questa creazione che ho fatto non mi è piaciuta, avrei potuto mettere un altro paio di Swarovski di lato a quelli che scendono, vabbè, questi sono tutti i miei giri mentali, eccetera. Comunque, invece mi è piaciuto molto 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 quello che ho fatto sul pollice, questa specie di coroncina, quella mi è piaciuta molto. Diciamo un consiglio che già saprete, se non siete pigre come me, tutti questi Swarovski, se li contorniamo con le microperle, le microperline, quelle piccoline, quelle tanto carine che ci fanno impazzire, quelle proprio tanto carucce, sicuramente è più carino, però io in questo momento la pigrizia stava impossessandomi di me impossessandosi di me e quindi non mi andava di mettere le microperle. Però indubbiamente tra uno Swarovski e l'altro, se ci mettiamo una microperlina, indubbiamente l'effetto finale è molto più carino. Comunque va bene, mi è piaciuto lo stesso e voi fatelo perché siete più brave di me, lo so. Quindi va bene, vado a mettere varie misure appunto di Swarovski, a creare questa specie di coroncina, vado in lampada e poi sigillo.
Allora, andiamo a stampare. Ho scelto questa piastra che è di Moira, non ricordo come si chiama, ma poi ve lo metterò giù nell'info box. E questa è la torcia che ultimamente, insomma, BSN ha messo sul sito, ed è quella torcia con lo stamper sulla punta. Allora, ho deciso di usarla perché, intanto per farvi vedere come funziona, e poi perché ho pensato che magari qualcuna potrebbe comprare questa torcia e avere solamente questa di torcia, non 7-8 come ho io nel cassetto, perché diciamo che quella anormale sono io, non chi ce n'ha una sola. Quindi che faccio? Con questo stampino riesco a tirare su il colore e siccome è UV, giustamente LED UV la torcia, accendo la torcia e mi polimerizza già il disegno. Quindi può essere comoda per chi ha solamente magari una sola torcia. Poi però, siccome giustamente non vedrei dove lo vado a mettere questo disegno, stacco lo stampino e essendo giustamente trasparente riesco a vedere dove lo vado a mettere, e quindi ecco, faccio in questo modo. Vi dicevo che ci ho messo più tempo praticamente per fare questo che per fare tutte e 5 le unghie, perché sono andata a fare una specie di collage con questo, lì per lì non sapevo che fare, volevo un qualcosa di così stile Ghirigori eccetera, però non sapevo, e quindi piano piano mentre stavo lì mi è venuto in mente. E quindi faccio una specie di collage effettivamente con vari disegni e insomma lo vedrete più avanti. Ovviamente lo stampino lo vado a pulire sul rulletto leva pelucchi ogni volta che finisco, non sempre entra nell'inquadratura, però lo faccio. E anche qui vedete accendo la lucetta, qualche secondo, il disegno comincia a polimerizzarsi, poi la stacco e la vado ad applicare. E niente, questo è, adesso vedete, ho lasciato questa parte abbastanza lunga, però siccome giustamente c'è ancora qualcuno che non riesce con gli stamping, io ad oggi, che anche io inizialmente non riuscivo, ad oggi che ci riesco, è veramente abbastanza semplice. Anche il materiale conta, e io da quando utilizzo questi gel polish stamping di Moira, veramente non ho più nessun tipo di problema anche con questo stampino, anche con questo stamper che insomma diciamo che non è che nasce per gli stamping eccetera,
però vedete riesco a tirare su il disegno e non mi dà nessun problema. Purtroppo mi si è rotto lo scraper, la tesserina, quella che utilizzavo, quella di Moira, mi si è spaccata a metà e mi è rimasta questa che è troppo grossa questa tesserina, infatti mi fa un po' fatica a scrapare, a togliere l'eccesso e dovrò ricomprarmela. Comunque, ehm, anche qui, tornando un attimino al discorso che gli accessori a volte sono importanti, gli strumenti di lavoro sono importanti e con la tesserina di Moira viene tutto meglio. Non che non esistano altre, io però in quel momento avevo questa che non mi ricordo neanche di chi è, che è molto spessa, è abbastanza grossa, non è come una carta di credito, è ancora più grossa e insomma non mi funziona molto bene. La faccio funzionare, però devo passare 2 volte, anche 3, vedete, non funziona molto molto bene. Ok, allora vi lascio a questa cosa, mi raccomando ogni volta che dovete riutilizzare lo stesso disegno o avete utilizzato il disegno andate a pulire con acetone, vedi devo passare 3 volte, mi lascia tutte le striature, insomma non è il massimo questa tesserina. Mi raccomando, pulite con acetone sulla piastra per togliere il prodotto residuo. E quindi niente, faccio tutto questo collage e ci vediamo dopo.
Ok, abbiamo terminato, quindi vado a sigillare ovviamente e questo è il video di oggi. Io spero che vi sia stato utile. Tutti i link, riferimento, codici sconto, eccetera, ve li lascio giù nell'info box. In alto a sinistra ci sono i social che utilizzo e questo è il risultato finale. Quindi grazie per stare sempre qui con me, spero di nuovo che vi sia stato utile questo video, che vi abbia intrattenuto un po'. Un bacio grande grande e ciao!